Vi ricordate l'ultima volta che siete stati in un museo? Che tipo di esperienza avete vissuto? Ne è valsa la pena pagare un biglietto per entrare in quel luogo? Ma soprattutto, quando pensiamo e parliamo di musei, come ce li immaginiamo? Beh, spesso ce li immaginiamo come dei luoghi legati al passato, e un po' polverosi, un po' bui, dove si raccolgono tanti oggetti e dove si espongono con piccole targhette spesso illeggibili, chiamate per l'appunto didascalie. A volte in museo ci si stanca, i percorsi sono mal segnalati e a volte si entra anche solo per andare in caffetteria o approfittare del bagno, chi di noi non lo ha fatto. Pensiamoci, dire a qualcuno la tua casa assomiglia a un museo. Beh, non è che gli stiamo facendo proprio questo gran bel complimento. Ma allora i musei sono ancora così o stanno cambiando? Io lavoro in un museo da 25 anni e ho vissuto una trasformazione che ha visto in tempi recenti i musei diventare attori di importanti progetti di rigenerazione sociale. Sì, i musei stanno cambiando e stanno cambiando rapidamente. Ma come? Il cambiamento più grande a cui abbiamo assistito è stato uno spostamento di interesse dagli oggetti alle persone. I musei sono soprattutto fatti da persone che li hanno istituiti pensandoli al servizio della società e del suo sviluppo. Certo, lo studio e la conservazione del patrimonio culturale rivestono un ruolo fondamentale, ma queste conoscenze devono anche permetterci di leggere la contemporaneità da nuove prospettive. Come diverse persone che lavorano in questo ambito, credo che il patrimonio culturale del passato possa essere una risorsa per riflettere sulle grandi sfide dell'attualità, dai cambiamenti climatici ai diritti umani. Viviamo un presente complesso, fatto di diseguaglianze. Attorno a questi temi è necessario attivare un vero e proprio fronte di resistenza culturale in favore della democrazia e dei diritti civili. Che cosa accadrebbe se nel momento in cui vogliamo interpretare un'opera d'arte del passato ci lasciassimo guidare primariamente dalla volontà di avere un impatto nel presente? Un'opera d'arte, e qui lancio la sfida alla nostra storica dell'arte, può aiutarci a riflettere su temi attualmente apparentemente sensibili come il genere, la sessualità e i modelli familiari? Certo, partiamo da questi due ritratti, Francesco Querini e Paola Priuli. Francesco ha commissionato questi due ritratti a Palma il Vecchio in occasione del loro matrimonio, 1518. L'artista però è morto prematuramente, lasciandoli incompiuti. Francesco è andato in bottega, li ha presi, li ha portati a palazzo, incrementando quindi le collezioni dei Querini Stampaglia, una delle famiglie più antiche a Venezia. Certo, queste due opere sono due capolavori per la storia dell'arte, ma proprio di fronte a questi due capolavori ci si potrebbe porre delle altre domande. Per esempio, questi due giovani si amavano veramente? E qual era il ruolo del matrimonio nella Venezia del Cinquecento? È ancora così? Certo, nell'epoca in cui sono stati realizzati questi ritratti, il matrimonio era un obbligo per per la sopravvivenza della casata. Erano infatti i genitori a stabilire quale dei figli potesse sposarsi e quali invece potevano essere destinati alla vita pubblica, alla carriera politica, ecclesiastica, militare. Le fanciulle invece, che erano escluse dai lasciti patrimoniali, erano teoricamente libere di scegliere se andare in convento o se sposarsi. Certo è che gli alti costi delle doti nuziali spingevano i genitori a mandare le figlie in convento anche contro la loro volontà. Quindi questi giovani non potevano scegliere la persona amata con cui trascorrere il resto della vita. Il matrimonio era una scelta strategica basata proprio su motivi economici, di carattere estremamente economico. Quindi, tornando alle nostre opere, possiamo farci delle ulteriori domande. Per esempio, ha ancora senso parlare di famiglia tradizionale? Quando i modelli familiari si sono così evoluti nel corso del tempo? E ancora, oggi siamo liberi e libere di esprimere i nostri sentimenti quando andiamo a ufficializzare queste unioni? Ecco, chi lavora in ambito istituzionale potrebbe imparare a fare un esercizio importante e complesso, unlearning,
ovvero disimparare le abitudini consolidate, come l'idea che un'opera d'arte possa solo raccontarci la storia dell'arte in senso stretto. Babette ci ha appena fatto capire che davanti a un'opera come questa possiamo ragionare criticamente su come i valori che reggono un'istituzione come il matrimonio siano fortemente cambiati nel corso del tempo, riconoscendo come allora, e forse ancora oggi, questa istituzione abbia avuto soprattutto un ruolo politico di controllo della sessualità che esclude diversi modelli affettivi e relazionali. Oltretutto Venezia nel Settecento aveva la fama di essere una città libertina, ovvero in cui l'amore fra persone dello stesso sesso poteva esprimersi. Ed ecco che le collezioni della Fondazione Querini Stampaglia, così come quelle di molti musei in giro per il mondo, possono aiutarci a farci capire come l'amore fra persone dello stesso sesso e la diversità di genere facciano veramente parte della storia dell'umanità. Spesso si sente parlare di famiglia tradizionale e l'idea che questa sia le radici della nostra identità. Ma se andiamo a guardare indietro nel tempo ci rendiamo conto come una propaganda forte verso questo modello di famiglia in Italia è stata fatta durante il ventennio fascista, unitamente all'idea che alla donna aspettasse il compito della casa mentre all'uomo quello del lavoro. Ed ecco che i musei servono a decostruire gli stereotipi, a permetterci di andare indietro nel tempo e a prendere coscienza di come i concetti di genere, sessualità, matrimonio, modelli familiari siano sempre stati oggetto di grosse trasformazioni culturali. E quindi mi chiedo, in un museo, possiamo rinunciare a trattare tematiche di questo tipo avendo anche il coraggio di prendere posizione nell'attualità, tenendo conto delle fortissime battaglie che dobbiamo compiere dal punto di vista dei diritti civili e dei diritti umani? Eticamente non credo che sia possibile, ma soprattutto è ascoltando i feedback dei visitatori in un museo che si sono resa conto come trattare questi temi abbia veramente il potenziale di rendere un'esperienza in un luogo di cultura in un qualcosa di realmente trasformativo per le persone. Alla Fondazione Querini Stampaglia ci siamo messi in discussione e abbiamo avviato un processo di cambiamento e di innovazione. Abbiamo innanzitutto ascoltato i nostri pubblici e poi ripensato il modo di comunicare la collezione attraverso un nuovo allestimento e un nuovo apparato didascalico. Vi posso assicurare che è stata una bella sfida. Essendo noi per lo più storiche dell'arte, quindi abituate a un lessico accademico, ricco di termini, di descrizioni e di quant'altro, la sfida era quella di essere sintetici senza però banalizzare. Non dare nulla per scontato e lavorare sul coinvolgimento emotivo dei pubblici. Volevamo parlare in modo diretto al pubblico, anzi a pubblici diversi, senza escludere nessuno. Ci siamo quindi lasciati alle spalle il nostro ruolo da storiche dell'arte e abbiamo iniziato a raccontare delle storie nuove e diverse, con un taglio di carattere storico-sociale. Abbiamo parlato di welfare, di sostenibilità, di matrimonio, di donne, di istruzione, di genere, ma addirittura con delle pellicole trasparenti alle finestre abbiamo raccontato la storia degli invisibili, ossia tutte quelle persone che frequentavano il palazzo, ma che la storia dell'arte normalmente dimentica. Il cuoco, il gondoliere, l'amministratore, il cicisbeo, l'amante e addirittura le cagnoline di Andrea Querini. E come abbiamo affrontato questo lavoro? Innanzitutto abbiamo creato una squadra di lavoro trasversale, storici dell'arte, bibliotecari e archivisti, e lavorato a stretto contatto con la direzione. Abbiamo definito fin da subito ruoli e responsabilità, prediligendo il confronto continuo. Abbiamo anche deciso quale doveva essere il tono giusto di comunicazione, proprio per evitare di usare dei termini che fossero poco accessibili o addirittura non inclusivi. E per non perdere di vista l'obiettivo, abbiamo stilato un piano interpretativo. In ogni sala abbiamo definito il tema da trattare, le opere da approfondire e le curiosità e gli aneddoti da citare. Le opere d'arte, quindi, non venivano più raccontate come dei singoli oggetti, ma diventavano un pretesto per raccontare delle storie nuove e diverse e per dare al pubblico la possibilità di riflettere su temi sensibili della contemporaneità. Ecco, non è che la storia dell'arte e le competenze, diciamo, tecnico-scientifiche non servano più, anzi, sono necessarie però nuove competenze,
perché la tecnologia da sola non basta per creare partecipazione e coinvolgimento, bisogna cambiare l'approccio al lavoro, ma bisogna soprattutto cambiare l'idea stessa di museo, così come la comunità internazionale ha fatto negli ultimi anni, proponendo una nuova visione che mette in primo piano la società, la diversità, le persone. Da qui bisogna partire per costruire un nuovo inizio. I musei sono cambiati e la cultura può permetterci di riflettere sulla complessità e sulle sfide che viviamo da nuove prospettive, avendo anche il coraggio di prendere posizione a fronte di tematiche sensibili. Sta a noi professionisti della cultura continuare a lavorare per cambiare il modo in cui lavoriamo, per cambiare i musei, per continuare a costruire connessioni fra passato e presente e costruire ponti fra mondi e culture e nuove alleanze. Sta a voi il compito però di crederci, di continuare a visitare i musei e la cultura con l'aspettativa che questi possano stupirvi, che possano emozionarvi, che possano aiutarci a costruire insieme un domani che ci rappresenti e una società più coesa. Grazie. Grazie.